Benvenuti viaggiatori, io sono Flor de Lis e questo è il mondo delle fate. Come vedete oggi sono in compagnia, vi presento Artifex Somni, che è non solo mio fratello ma anche il mio insegnante dell'arte magica. Un piacere è essere oggi qua con voi. Io sono qua per una sorta di chiacchierata. Non so quanto si parla già di magia. Allora, non in maniera diretta, perché comunque sia non ne parlo in maniera diretta, ma come i nostri amici viaggiatori sanno, linko sempre il tuo canale quando si tratta di festività o di creazioni che comunque sono inerenti al discorso magico. Perfetto. Ovviamente, se si parla di insegnamento, sei la persona più adatta da suggerire per insegnare determinate cose. No. Beh, io penso alla fine di essere come tutti quelli che percorrono il mio percorso, uno studente. Semplicemente lo faccio da un bel po' di tempo e quindi mi prendo anche la libertà di tentare di aiutare chi magari ha iniziato da un po' meno. E lo fai, perché lo fai? Allora, io ho voluto fare questo video più che altro perché mi piacerebbe farti alcune domande, anche per spiegare magari poi determinate cose ai nostri amici viaggiatori, di come secondo te la creatività e l'arte magica possono combinarsi o comunque possono avere una relazione. Ok, farò del mio meglio per rispondere. Grazie. Entro i limiti di quello che mi è possibile. Da dove vogliamo iniziare? Vogliamo un attimo spiegare un secondo di che cosa mi occupo io? Sì, vai, direi che è la cosa migliore. In linea di massima io mi occupo di magia pratica, nel senso che prima ancora della spiritualità, all'interno del mio mondo arriva una tecnica che serve a produrre dei risultati, in modo, se vogliamo, non così drammaticamente diverso da un'arte marziale. Quindi prima si impara una tecnica e poi si va a tentare di personalizzarla, utilizzarla, renderla propria in modo che diventi qualcosa anche di personale. Quindi se è la tua domanda iniziale, sì, sicuramente c'è un'ingerenza della creatività in quello che andiamo a fare, in quello che vado a insegnare. Dopodiché, come in ogni forma d'arte, perché si dice arte magica per un motivo, ovviamente esiste il gusto personale, esiste l'esperienza personale, esistono anche dei fondamenti che sono irrinunciabili, e come ad esempio il principio delle corrispondenze, ma poi magari ci arriviamo un pochino più avanti, che potremmo paragonare, se mi passi questo paragone anche un po' parabolico, anche un po' metaforico, se andiamo a pitturare, il rosso è rosso, il blu è blu, il verde è verde, e seguono delle leggi. Se vengono mescolati in un certo modo non si fa il blallo, insomma. No, Il verde è verde. Sì, assolutamente. Poi esistono tutte delle influenze personali che ovviamente vanno a condizionare. Assolutamente. Io amo Picasso e amo Giotto, ma ovviamente dipingevano in due modi drasticamente differenti. Però vediamo prima, non so se devo presentarmi meglio, non so se devo... Io sarei contentissima perché comunque ho voluto fare questo video anche perché questo canale nasce anche grazie a te, alla spinta che mi hai dato per far iniziare questo progetto, e quindi vorrei effettivamente che conoscano chi sei e quello che fai in maniera comunque per quanto possibile approfondita, proprio perché possiamo letteralmente dire che tu hai dato la spinta
per farmi aprire il mondo delle fate, quindi mi piaceva che loro conoscessero anche chi mi sostiene e mi supporta sempre e comunque per questo progetto. Beh, quindi. innanzitutto mi onori fin tu, perché il successo del tuo lavoro è chiaramente frutto del tuo lavoro. Ma per quanto io poi abbia anche delle mie idee spirituali più o meno condivisibili, frutto del mio percorso, frutto non del mio percorso, frutto della mia vita, frutto di quello di cui ho fatto esperienza, vorrei che non si mischiasse troppo, soprattutto in questa discussione conoscitiva, con quella che è la tecnica della magia pura. Certo, no. Soprattutto se poi vuoi parlare di creatività, se vuoi parlare di arte. E poi ovviamente tanti di noi sono anche indirizzati a un qualche tipo di percorso spirituale, sono anche in qualche modo finiscono per connettersi a delle entità, a delle divinità, degli angeli, in funzione di quello che poi è il nome che uno utilizza per quelle potenze superne o inferne che ci possono essere vicine, lontane. Però quello è già nel mondo un po' del misticismo, cioè una cosa che arriva in un secondo momento. Io vorrei evitare di passare subito alla fede personale, e dato che mi ha invitato a fare una chiacchierata esplicativa, cioè per andare a spiegare dei concetti, se vado a mettere subito di mezzo quello che io credo, quello che io penso, e diventano tutte opinioni, mi sembra un po' riduttivo. No, certo, assolutamente. Cioè non vorrei mancare di rispetto poi alle persone che ti seguono mettendoci subito in mezzo io amo tale angelo. No, certo, assolutamente. No, assolutamente. Non perché non lo penso, quanto perché non credo che sia il modo migliore per intavolare una discussione. No, certo. Perché magari qualcuno la pensa diversamente da me e ne ha ben donde, ha tutte le ragioni di poterla pensare in un modo diverso da me, perché io non ho come nessuno la verità in mano. Io non conosco la verità, ci sono cose che so che funzionano nel mio quotidiano e ci sono cose che io credo, ma potrei anche essere tratto in inganno dal mio volerci disperatamente credere per una questione d'amore, per una questione di speranza. Certo. Nel peggiore dei casi forse anche per una questione di paura, perché magari, non so, terrorizzato dalla morte ho voluto trovare una soluzione altrove e volevo per forza raccontarmi che fosse giusta, quindi non vorrei che arrivando così do l'impressione che non esista dialogo. Assolutamente. No, non è assolutamente quello il mio punto. Sono assolutamente pronto alla discussione, sono assolutamente pronto a mettermi in discussione. Dopodiché, come tutte le persone, ci sono delle cose in cui credo? Sì, ci sono dei principi, ci sono dei... Certo. Comunque, non voglio monopolizzare il discorso. Quindi, dimmi quali potrebbero essere delle curiosità più... Allora, per darti un esempio, ok, di come vivo io questa cosa qui, come loro sanno e come appunto anche te sai, molto spesso io uso la creatività per celebrare determinati eventi comunque nostri, tipo ad esempio realizzo delle creazioni a mano per le festività della ruota dell'anno, o comunque magari per realizzare appunto anche degli strumenti che magari utilizziamo noi.
Quindi la cosa interessante potrebbe essere anche capire se la creatività potrebbe essere una forma di arte magica. Assolutamente, ma oltre ogni ragionevole dubbio. Ma la magia in partenza è espressione del sé più profondo. Ha lo scopo di produrre un risultato. Ma ci insegna il maestro Crowley: amore sopra ogni cosa, amore sottoposto alla volontà. Quindi sì, assolutamente, assolutamente. Semplicemente dovremmo tentare di iniziare a vedere la creatività non come un obiettivo, ma come un mezzo. Ok. E questo ci apre tantissimi altri modi di intenderla. Prendi ad esempio l'artista maledetto, sofferente, che ha bisogno della sua creatività per sfogarsi, per buttare fuori qualcosa, per estrofletterlo e alle volte liberarsene, alle volte riuscire in qualche modo ad entrare in contatto con altre persone che potrebbero aver bisogno in quel momento di riuscire a vedere che banalmente non sono l'unico a soffrire quella cosa, non sono l'unico. Questa canzone mi ha lasciato questo dolore. Poi vabbè, di nuovo adesso se dovessi cadere nella pittura mi viene in mente un'opera meravigliosa e terrificante che è Guernica, e sì, quella rappresenta proprio un momento in cui c'è stato un dolore che era condiviso da tantissime persone e forse c'era proprio bisogno di qualcuno che avesse la forza di raccontarlo. Dove totalmente dall'altro lato potremmo vedere invece lo scultore di antica scuola, soprattutto delle scuole italiane, che vede l'opera già all'interno del marmo e tenta di liberarla. Quello è un metodo completamente diverso, anche un ragionamento completamente diverso in partenza di come andrebbe vissuta l'esperienza creativa. Qual è più giusto? Non c'è, secondo me, una cosa giusta. Quindi non abbiamo una soluzione più corretta. E mi ricollego al discorso che stavo facendo mentre tentavo di presentarmi, cioè io non ritengo di avere la verità. Io conosco un metodo che mi consente di arrivare a dei risultati, o almeno la mia esperienza è che mi porta a quei risultati. È il più corretto? No. Ho l'impressione che sia il più corretto? No. Ho l'impressione che funzioni per me. La creatività è il modo in cui lo si va a mettere in opera, se stiamo parlando puramente di magia. Dopodiché la creatività in senso più assoluto, perché è un concetto ben più grande, sì, cioè non è che si limita all'arte magica, no. Ovviamente è altrettanto importante la creatività del grandissimo artista che ci regala delle opere indimenticabili che rimarranno sigillate per sempre nella storia. È altrettanto importante la creatività del bambino che gli consente, sì, di produrre qualcosa di suo e magari, dico per dire, di 1000 motivi che potrebbero essere, raggiungere una serenità personale, buttare fuori un messaggio. Quindi sì, è una cosa importantissima, è una cosa da tenere d'occhio, è una cosa entro i limiti del possibile da tentare di coltivare,
non dico studiare, perché poi mi rendo conto che non è che tutti abbiamo il tempo e i mezzi per poter studiare all'infinito. Però è uno dei motivi per cui cioè tutto il materiale che produci tu in realtà è importantissimo, perché comunque è un mezzo è il mezzo perfetto per tutti? Probabilmente no, però comunque è un mezzo, cioè ti mette a disposizione delle possibilità. Certo. Poi io per esempio non sono così manuale. Quello che fai tu, io difficilmente riuscirei a realizzarlo, ma è importante che esistano i metodi e i mezzi per chi invece riesce a connettersi, riesce a entrare nel circuito, riesce a manifestare la sua creatività, a prescindere dal discorso della magia. Certo. Cioè, è molto prima è importante avere in qualche modo una possibilità di manifestare se stessi. Poi, se ci sono domande sulla magia, con grande piacere rispondo. Volentieri. Ma E sanno che tu stai parlando di un concetto che arriva molto prima. Molto prima. Io non ho idea di come si faccia a disegnare qualcosa di diverso da uno stickman. Però è importante che esista un modo per chi vuole imparare a farlo, a mio avviso anche gratuito come il tuo, di imparare a farlo, imparare ad avvicinarsi, provare a fare qualche lavoretto. Lo capisco, perché infatti è il motivo per cui ho deciso di fare video a tutorial. Poi, come dissi nel video di presentazione, io stessa ho imparato comunque da sola con altri tutorial, nel senso non ho fatto, come dissi nel video di presentazione, scuole o qualcosa, cioè è una passione che ho da quando sono piccola, che mano a mano crescendo e fortunatamente tramite i mezzi social sono riuscita a trovare sempre più modi per esprimere appunto la mia creatività, la mia immaginazione, sempre comunque a tutorial, anche perché comunque sia e te sei una di quelle persone che ha notato di più il cambiamento rispetto all'inizio, rispetto a ora, proprio perché si impara sempre di più andando avanti, si migliora sempre di più andando avanti. Ma anch'io sono partita da zero, cioè nel senso completamente da autodidatta, come raccontavo nel video di presentazione. Il primo lavoro che ho fatto è stato un decoupage su una scatola di legno, la cosa più semplice che una ragazzina può fare. Quindi capisco perfettamente questa cosa, questo discorso. Però butta via, cioè massimo rispetto per grandi artisti, grandi professionisti che hanno studiato, che insegnano una tecnica, che insegnano un metodo, però non c'è solo quello, cioè perché tu sei partita con una domanda molto intelligente sulla creatività. La creatività non deve essere per forza arte. La creatività può essere qualcosa che mi scarica, che mi porta lontano, che mi consente di esprimermi, che mi consente di fare qualcosa di bello per qualcun altro, che mi consente di fare qualcosa di bello per me stesso. Cioè, poi se vogliamo discutere su che cos'è il concetto di arte, ovviamente ognuno avrà anche delle sue selezioni, delle sue opinioni. La creatività non è necessariamente arte. Pienamente d'accordo. La creatività può essere anche
banalmente nella vita di tutti i giorni. L'arte è, almeno per come mi sembra di capire che sia il sentimento comune, quando questa creatività sublima e va a influenzare tantissime altre persone, va a condizionare anche il modo di vedere le cose di tantissime altre persone. Leggi arte culinaria, leggi artigianato, però anche lì mi verrebbe da chiederti, bene, qual è il confine tra artigianato e arte? Dove inizia, dove finisce, dove andiamo a trovare quel confine? Perché se quel confine è definito esclusivamente dal gusto personale, non stiamo parlando di nulla. Sì, io personalmente non vedo un confine, cioè secondo me l'artigianato, secondo me l'artigianato è arte, secondo me, quindi io non vedo un confine in questo. Ora io non sono così pratica, faccio un esempio nell'intaglio del legno, però tante cose intagliate in legno sono arte, secondo me, è arte. Ti dico una cosa cattiva. Ok. È risaputo che nel mondo ci siano molti più diamanti di quelli che sono in vendita. Ok. Sono semplicemente tutti in mano più o meno a quei gruppi di persone, che sono dei gruppi finanziari ovviamente. Il diamante di per sé è carbonio, che è l'elemento più comune nel nostro universo, ma nel nostro sistema solare di sicuro, schiacciato. Sì, ok. Noi abbiamo molti più diamanti di quelli che immagini. Ok. Perché il diamante vale più di un topazio? Perché abbiamo più diamanti. Non ti saprei rispondere, mi cogli impreparata, non ti saprei rispondere. Perché alle volte il nostro modo di pensare, il nostro modo di ragionare è anche condizionato dall'esterno. Ok. Perché l'opera di quel bambino è meno importante di un Michelangelo? Deriva dal mio gusto personale, deriva dalla mia educazione alla storia dell'arte, deriva da tutta una serie di fattori che arrivano non solo, ma anche dall'esterno. Quindi perché una pietra vale più di un'altra? Perché questi sono tutti valori che assegniamo noi. La tecnica dell'arte magica inizia anche e soprattutto dal prendere coscienza che la volontà governa l'amore. Quindi amore sottoposto alla volontà significa innanzitutto questo. Quello che ami rimane qui, ma inizia qui. Sì. Non so se sono riuscito a far filtrare il messaggio, però spero che sia il più chiaro possibile. Personalmente è chiarissimo. Io non sarei riuscita probabilmente a spiegarlo allo stesso modo, ovviamente. Ma sicuramente non l'ho spiegato bene nemmeno io. Però sto tentando di esporlo nel modo più chiaro possibile. Fate delle domande, io vi rispondo non volentieri, volentierissimo. Poi ovviamente comunque sappiatelo, come per i video delle festività vi linkerò il link del canale di Artifacts Omni, perché comunque sia personalmente è un canale meraviglioso, soprattutto perché vabbè, adesso è un po' fermo, però comunque sia dà la possibilità a tutti di entrare comunque in quel mondo lì, il che è una cosa secondo me importantissima e bellissima da fare, perché comunque sia
dare la possibilità a tutti di avere di conoscere almeno un po' quel mondo è una cosa molto, molto bella, secondo me. È completamente opzionale. Sì, certo. Cioè, io non... A me interessa solo che quel materiale sia libero. Poi lo si vuole seguire, non lo si vuole seguire, lo si vuole prendere sul serio, non lo si vuole prendere sul serio, non c'è assolutamente nessun problema, c'è spazio per tutti, entro i limiti del rispetto verso la persona, Ovviamente. per ovvi motivi, però cioè è molto difficile rispondere in modo completamente esaustivo alla tua domanda. Ti posso dare la mia opinione? Sì. Però poi contemporaneamente mi viene anche da dire, in fondo alla giornata, cos'è il bello? Cioè, che cosa è bello e che cosa non lo è? E lì va a gusto personale. Quindi se la nostra risposta è quello che è creatività, è produrre ciò che è bello, siamo in un mare di squalli. Cioè nessuno di noi può dire No. con È molto certezza soggettiva la cosa. oggettiva ciò che è bello. Non è molto soggettiva la cosa. La creatività è l'atto di produzione di ciò che ti rende felice e o ciò che ti consente di esprimere te stesso e o ciò oppure quello che in alcuni casi ritieni che potrebbe rendere felice il prossimo. Non avrei saputo dirlo meglio. Però non abbiamo una definizione assoluta, non abbiamo un sistema unico per poter definire ciò che è creativo. No, assolutamente, no, sono pienamente d'accordo. Chi ha trovato il bosone di Higgs è un creativo? Chi ha scritto la legge della relatività è un creativo? Sì. A mio avviso sì. Anche secondo me. Quindi entro quali limiti la mettiamo? E questo non è perché voglio fare per forza i viaggi pindarici e non rispondere alla domanda, però onestamente non ha una risposta, sì. Partendo dal presupposto che io non ho tutte le risposte, chi ce l'ha la risposta? Chi ce l'ha, per favore me la scrive. Con tutto il dovuto rispetto, ci mancherebbe. Certo. Però io non ce l'ho. Io tento di darti la mia definizione perché adesso stiamo parlando io e te. Certo, sono pienamente d'accordo. Ad esempio... Però non ho la verità. Non ce l'ho. Ad esempio per me la creatività e quindi comunque quello che faccio per me è passione, ma è anche una sorta di... passami il termine calmante? Cioè io potrei stare ore a creare senza neanche accorgermi del tempo che passa e sono effettivamente rilassata, sono nel mio mondo in quel momento. Soprattutto se magari mi metto sotto un po' di musica e un incenso, cioè potrei veramente starci giornate a creare. E fai benissimo a farlo. Ed è, come dicevi te, un modo per esprimermi anche. Assolutamente, però vedi che stiamo continuando a rientrare in un loop, quindi io non ho una risposta e tu che ci stai ragionando seriamente comunque non trovi una risposta, perché a questo punto io ti potrei chiedere: la passione è il motivo per cui lo fai o è l'obiettivo? Cioè hai iniziato a farlo perché ti appassiona oppure la passione è arrivata dopo? No, ho iniziato a farlo perché mi appassiona. O entrambe. Perché magari alcune cose le hai scoperte soltanto facendo quello che fai. Ok, sì. Ti torna? Sì, mi torna. Quindi è una sorta di Ouroboros, cioè è una serpe che si mangia la coda, quindi dove inizia la passione e dove finisce? È solo tecnica? No.
Non è solo tecnica, Perché ce ne comunque stanno amore. dei pittori che hanno detto: io ho iniziato e dipingevo come Michelangelo, poi ci ho messo anni a imparare a disegnare come un bambino. E allora chi ha ragione? Michelangelo o il bambino? Dove inizia, dove finisce? Dobbiamo tentare di comprendere il più possibile all'interno del discorso. Certo. È più importante il tuo lavoro o quello di persona X che invece fa iperrealismo? Sono semplicemente lavori diversi personalmente. Allora vedi che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.